Bentornati su F1 Manager 24 con la nostra Fab Racing con Jack Doohan e Zane Maloney. Allora, siamo al Gran Premio del Giappone. Le prove libere sono state fatte, ovviamente, non sono andate malissimo, però è arrivato, diciamo, il momento della verità, perché le qualifiche saranno importantissime come sempre. Tra l'altro vedo che non c'è pioggia, quindi per fortuna, oserei dire, non c'è pioggia. Tra l'altro nello scorso episodio ci sono stati i primi punti di Jack Doohan, incredibile, ma è successo, è successo veramente. Andiamo a gestire le qualifiche e mi auguro che riusciamo a qualificarci più avanti possibile. Allora, intanto io esco subito, mi faccio il primo giro, vediamo cosa viene fuori, sperando che non ci sia troppo traffico. Mi sa che il traffico è abbastanza intenso. Forse siamo riusciti a non beccare troppa gente, almeno non nelle curve, che è la parte più importante. Ok, allora vediamo come sono questo primo giro che abbiamo fatto in confronto agli altri, e poi vediamo un po' se c'è da fare un altro tentativo. Sembrerebbe un gran bel giro sulla carta, da quello che ci dicono. Sembra veramente tanta roba. Siamo solamente a un secondo dal primo, che non è poco, ma considerando gli altri, vabbè, che abbiamo gomma usata, potremmo anche provare a fare l'ultimo azzardo, l'ultimo tentativo, però mi sembra che siamo abbastanza messi bene. Obiettivamente non sarei tanto preoccupato, vi dico la verità. Io quasi oddio però entriamo in pista, dai, facciamo un giro con le gomme usate e vediamo che succede. Dovremmo essere salvi. Sì, a voglia. Siamo salvissimi. Siamo veramente salvi di tanto. Tra l'altro Jack nono addirittura. Beh, che dire. Il Q3 non è andato... No, il Q1 non è andato male. Mo' c'è il Q2. Speriamo che, insomma, si possa replicare. Magari con Jack sì, ma con l'altro magari andare più avanti, con Maloney. Usciamo subito a fare il primo giro e vediamo che succede. Gomma nuova, ovviamente, e si spera nel miracolo. Sainz davanti non ci voleva. Ci penalizza un pochettino. Beh, 1.27.950. Però anche Jack molto vicino, Sono giri veramente interessanti, considerando che Hamilton è dietro di noi di un secondo. Vabbè, poi arriva Verstappen e fa il giro dell'anno. E che dire, io direi di fare ancora gomma usata e fare un tentativo verso il finale. Però non siamo messi male, attenzione, cioè oddio, non benissimissimo, il nono e decimo al momento non è buono. Però insomma, vediamo quando escono gli altri. Escono tutti ora. Noi seguiamo, ovviamente. Parte il giro di Stroll, anche di Jack, anche di Maloney. Non c'è nessuno in mezzo. Vediamo se ci miglioriamo. Jack si migliora. Maloney? Oh, no. Sì, sesto. Jack è lì, decimo posto, purtroppo Jack va fuori, però non di tanto, purtroppo di un decimo, tipo una roba del genere. È un peccato, perché insomma se l'era giocata molto bene. Zane Maloney ha fatto un giro clamoroso, settimo, ammazza, molto buono, vi devo dire che è un tempo veramente interessante. Tempo stimato per la pole almeno mezzo secondo più. Sì, circa mezzo secondo più veloce. Beh, noi non ci arriveremo mai, però vediamo cosa riusciamo a fare. Cioè, obiettivamente già il settimo posto sarebbe tantissima roba, a mio parere. Poi, se si può fare un po' di più,
Sempre meglio, c'è tanto traffico, siamo usciti nel momento sbagliato. Però oddio, forse abbiamo preso un po' di scia, 1.28.3. Non è un giro clamoroso. E infatti siamo gli ultimi per il momento. No, loro sono dietro di noi. Abbiamo una gomma nuova. Io la proverei questa gomma nuova. Magari usciamo quando esco gli altri, per fare l'ultimo tentativo. Usciamo adesso. Dietro a Russell, così abbiamo un po' di scia. Che sicuramente non può che farci bene. Con la macchina che abbiamo ci serve un po' di scia. Piastri in mezzo, anche Hamilton. No, vabbè. Quindi? No, siamo decimi. Abbiamo beccato Hamilton e Norris in mezzo, se non sbaglio. No, vabbè. Poi bello che Norris ha fatto pure il giro veloce. E Hamilton nono, così de botto. Quindi niente, siamo decimi e dodicesimi. Non è male come partenza. Sarà una gara tosta per arrivare in zona punti, però magari con qualche forfait. Magari, non lo so. In teoria le condizioni atmosferiche sono buone, quindi non dovrebbe esserci pioggia o altro. Rapporto pre-gara. Ok, vediamo un po' che cosa mettere come strategia. Allora, soft e media. Vabbè, non cambia qua. Soft, media, soft non cambia il tempo di stimata, cioè di durata stimata della gara. Cambia veramente poco. Mentre no, vabbè, pure questo media e hard. Però scusate, io farei soft, media, soft. Proviamo a far così, anche se è un po' tirata. Con media hard potremmo arrivare con l'hard nel finale abbastanza messa bene. Ovviamente, come sempre, andiamo a fare una partenza consumo carburante massimo. E sì, anche di qua. E andiamo così con queste due strategie, sperando che si possa fare un qualcosa di interessante. Sarebbe tanta roba. Ci siamo, la gara sta per partire. E si parte con Zayn Maloney, che è lì che parte abbastanza bene, non benissimo. Jack come sta messo? No, Tiello, bravo. Jack è dietro. Però no, Stroll non ci dà pace. Non ci vuol dare pace. C'è una sfida intensa con Zayn e Stroll, abbastanza importante per la zona punti. Ecco, si fa sfidare purtroppo. Anzi, arriva Jack Doohan, che ovviamente ha la gomma soft, quindi ha più ritmo all'inizio. Però Zayn non si fa pregare, lo sorpassa così. Gli ha fatto un sorpasso devastante a livello morale. Bello, io non me l'aspettavo mai un sorpasso del genere. Io lo guardavo con tranquillità così. Dai che si sorpassa Stroll. Sul dritto come siamo? Non tanto buono come l'Aston Martin, bene o male, siamo lì. Jack ha perso un po' di passo rispetto a Zayn, ma comunque Ajar dietro un pochino più indietro, quindi rimane un pochino distante. Zayn si sta avvicinando a Stroll di tanto. Adesso fra poco ci sarà anche il DRS, quindi magari ci sarà una maggiore probabilità di poterlo superare. Bravissimo, lo supera così. Ci prova anche Doohan? No. Però intanto Maloney è decimo al momento, con una gomma media che dovrebbe essere meno performante rispetto alla soft. Arriva Jack. Ma c'è DRS Stroll, ce l'ha anche Jack, ma ce l'ha anche Stroll. Bandiera gialla. Attenzione, no, niente. Hamilton è andato largo. Allora, facciamo così, neutro. Quindi Maloney c'ha la scia? C'ha gli RS di Lawson, sì, affermativo, quindi sicuramente potrà trarre beneficio. Anche Hamilton non è tanto distante.
Jack si sta un po' staccando da Stroll, questo non è buono perché se va a perdere DRS è un casino. Ci vorrebbe che anche Zane si staccasse da Stroll per poter, come dire, cavargli DRS, ma niente da fare. Attenzione, Maloney su Ajar, lo sorpassa subito e va in nona posizione. Molto buono, molto buono. E Zane ora potrà scappare, forse ce la farà? A scappare da Lawson? Beh, sembra in grande ritmo, Maloney, grandissimo ritmo. Però Lawson è lì attaccato. Jack continua a essere un po' distante, questa cosa mi preoccupa. Allora, Jack deve arrivare con la strategia. Sì, potrebbe farcela tranquillamente, mentre Zane sta overperformando, la gomma la sta tenendo benissimo. Attenzione però a Lawson sull'esterno e anche Stroll che si attacca a Zane. Però siamo un po' in difficoltà in un certo punto di vista, però attenzione a Stroll che è molto attaccato, ma anche Jack non si fa pregare, è lì di fianco. E dai, buttaci la staccata. Oddio, il tempo mi sembra un po' nuvoloso. Maloney ha perso il DRS da Lawson, scusate, perché sta roba? Che mi combini? No, ma non puoi farti passare lì, Zane, non puoi. Da Stroll, vabbè, che sorpasso brutto che gli ha fatto. Questo veramente sentito, questo veramente brutto. Allora, a questo punto io direi di mettere carburante equilibrato e direi di andare con il 16 per. Vediamo un attimo di velocizzare la gara e vedere che succede in prospettiva con le strategie e tutto, sperando che si possa. Tanto Maloney ha superato Lawson, si vede che ha perso molto terreno, perché prima era molto avanti. Bello, ok, lì ci sta un bel sorpasso. Allora, Maloney 80%, Jack sta un po' soffrendo la gomma? No, mi sembra abbastanza in linea. Quindi per il momento continuo così, quasi. Gomme a posto, dice Jack, quindi noi ci fidiamo di Jack, dai. Se lo dice lui, che le gomme sono a posto. Jack sorpassa Lawson, attenzione. Dove cavolo l'ha sorpassato? Oh, beh, lì mi piace. Gli ha fatto un bel sorpasso. Dove dicevo prima di buttarla dentro con Stroll, l'ha fatto un po' in ritardo, però l'ha fatto con Lawson, ecco. Tanto Lawson ripassa Jack. Jack sta un po' soffrendo con le gomme. Io obiettivamente metterei leggero come ritmo, perché sennò Jack arriva con le gomme finite e la strategia va un po' a quel paese. E cerchiamo di preservare un pochetto le gomme, perché mi sa di un po' in difficoltà il buon Jack, un pochetto sì, perché se poi dopo vanno troppo a rovinarsi, andarle cioè perdi troppo tempo tra una cosa e un'altra. Quindi Lawson sorpassa Maloney. Quando è che è il momento perfetto per rientrare? Giro boss ottimale per Maloney, per mettere le gomme, però Maloney sta andando benissimo. Aspetta un secondo, ce n'è ancora al 59%. Jack rientra, Jack assolutamente sì. Altra soft e direi di andare così. Sì, ho già fatto Jack, non ti preoccupare. Maloney aspetto ancora un po'. Se posso evitare di fare, cioè voglio arrivare più fresco nel finale. Bandiera gialla, Sainz va in testa a coda. Jack è rientrato 15esimo nel mentre, magari sì, il ritmo va bene. Maloney sorpassa Lawson. Maloney quindi si porta all'8° posto. Ora è il turno della curva 2. Sta facendo l'overcut praticamente Zane, cioè sta superando tutti in pista, molto bene. Ma quindi quando rientro, oddio, forse già al 49% è la fase critica della gomma quasi. Sì, forse è meglio rientrare, va. Rientriamo, va.
E se no qua è un casino. Rientra 12esimo dietro a Jack, ma con la gomma molto più fresca di Jack, ma molto più fresca di un bel po'. Quindi rimaniamo lì, 11esimi, 12esimi, senza grossi problemi. Con Jack che a gomma fresca arriverà. No, con Maloney che a gomma fresca arriverà sicuramente a Jack prima o poi. Che Jack sta già un po' facendo fatica. Brucia tanto la gomma di Jack. Brucia veramente tanto. Lui fa fatica più a gestirla rispetto a Zane. Zane la gestisce benissimo. Veramente molto molto bene. Allora, vanno tutti ai box. Siamo sempre fermi lì. 11-12. Non è male, non è male. Allora, Jack è già arrivato lì. Bisogna un po' frenare, perché sennò qua la gomma mi parte del tutto. Attenzione. No, Zane, dove... Che cosa hai fatto, Zane? Che cosa hai fatto? Vediamo un po'. Che cosa hai fatto? Ha fatto la traiettoria larga. Ah. E qui è dove esce leggermente di pista. Sono un attimo bloccato. Ha fatto l'uscita larga. Poi per rientrare, come sempre, questo gioco è un pochino tardo, quindi che ci mette mezz'ora. Non so perché. Cioè, se un pilota va fuori pista deve aspettare non so quanto per rientrare. Proprio si blocca. Io questa cosa non la concepisco, ma va bene lo stesso. Che vi devo dire? Comunque, ingresso sosta per Jack è pronto, è aperta, però non è quello ottimale, quindi vorrei aspettare quello ottimale, se mi è concesso. Tanto Zane supera Jack. Attenzione, Jack però sta soffrendo, quindi io direi di rientrare adesso, se no poi devo perdere troppo tempo con sta roba. Alla gomma, poverino, che è ottimale. Ho beccato il giro ottimale anche senza volerlo. Fantastico. Cioè, proprio ho selezionato quello ed era quello ottimale, non lo sapevo. Comunque, Zane sta andando ancora bene con la gomma gialla. Gomma gialla molto performante per noi, da quanto mi sembra. Jack, sorpasso di Ajar su Jack. Jack risorpassa... No, sorpassa Antonelli. Adesso Jack deve arrivare a fine gara con queste gomme. Mentre Maloney ora, che è stato bravo a preservare la gomma, può fare l'ultimo stint con gomma rossa. Secondo me sì, assolutamente. Mancano 12 giri. Può farcela. E quindi avrà sicuramente molto più ritmo degli altri. Chissà, Maloney lo vedo lì pronto a zona punti? Chissà. Maloney supera Jack intanto, per dire. 12esimo e 13esimo. Ma Lawson si deve ancora fermare. Forza. Sono da bloccaggio. Ma sì, cioè, è impossibile. Maloney vicino a Jar. Ma Lawson? Scusate, come fa a essere così lontano? Lawson c'ha le gomme al 60%, già 59%. No, vabbè, sono tutti messi abbastanza bene in realtà. Come abbiamo fatto a perdere così tanto allora, scusatemi, rispetto agli altri? C'è qualcosa che non mi torna. Lo metto al massimo. Ma lui sorpassa Jar nel frattempo, come avevamo preannunciato. Molto bene. Però l'11esimo posto non ci porta a punti, quindi è molto bene, ma in realtà anche molto male. Volendo. È un peccato. Duan sorpassa Jar, pure Jack sorpassa Jar. Stiamo affrontando la curva 2. Quindi sì, sicuramente abbiamo fatto una strategia che a fine gara avevamo molto più passo degli altri, però abbiamo perso in qualche punto. Devo ancora capire quale, perché onestamente essere a 14 secondi da Lawson mi sembra un po' tanto. Cioè, come mai sta roba? Pit stop? Abbiamo sbagliato qualcosa, non... Maloney è a 12 secondi da Lawson. Duan a 5 da Maloney. Cioè, incredibile. Veramente incredibile. Ma com'è sta storia? Boh. Non sto capendo dove cavolo abbiamo perso quei 12 secondi. Perché prima eravamo abbastanza vicini a Lawson nel complesso. Quindi non lo so. Però gara che purtroppo non porta punti. Però è una gara buona nel complesso. Non abbiamo fatto schifo. Ecco, diciamo che
magari in Q3 potevamo fare molto meglio. Però Jack è rimasto lì, 12° e Zane ha perso purtroppo quella posizione. Ma dove cavolo l'ha persa? Cioè, strategia? Non sto capendo. Forse la strategia? Dovevo seguirla un pochino meglio, ho fatto un po' più di testa mia, ma... Vediamo un po' i pit stop. Vabbè, i pit stop mi sa che siamo stati un pochetto... No vabbè, 2,6, oddio, 2,9, 2,8 un po' tanto, però non è che perdi lì quei 12 secondi, cioè nel senso, quindi boh. Abbiamo preso soldi con Maloney e Jack purtroppo niente, quindi 580.000. Insomma, poteva andare molto meglio questo GP del Giappone. Comunque, progetto completato, sotto scocca arrivano i primi rinforzi di progettazione. Questo scocca, io direi di progettarne almeno 4 normale, perché sennò dopo spendiamo troppi soldi ed è un bordello. Ok, James Allison, capo tecnico, va a 89 di overall. Cosa c'è che non va? Email, dati post gara. Abbiamo delle cose da sistemare. Modifiche tecniche minime, voto. Allora, modifica regolamento, nuove regole per la stagione 2025, nuovi limiti alle dimensioni della struttura degli alettoni. Per garantire una maggiore velocità media in curva. Ma cosa... Ma onestamente in curva a maggiore velocità? Sì, ci starebbe. Perché no? Cioè poi non lo so, però non mi sembra una cosa brutta. Comunque, auto 1. Fai il ricambio qua e ne produco uno. Uno alla volta con molta calma. Il ricambio qua, ne produciamo un altro. Ma sì, con molta calma, Per il resto sembra tutto a posto, per il momento. Alettone posteriore, progetto completato. Attenzione, abbiamo un altro progettino completato, però non possiamo produrlo perché abbiamo tanti progetti in atto. Quali? Vediamo un attimo. Vabbè, manca un giorno per l'alettone, quindi vabbè sì, tra poco potremmo tranquillamente farlo. Aggiornamento completato, centro meteorologico livello 2, alettone posteriore completato, quindi possiamo produrne, facciamo 4? Ma sì, facciamo 4 e via. Finalmente arrivano i primi pezzi di sviluppo della stagione. Aggiornamento centro meteorologico completato. Ok, ma avremo qualche cosa per la prossima gara in Cina o ancora no? Produzione completata di cosa? Modifiche tecniche alla fine? Ma in che senso? Ah, ho sbagliato. ho votato al contrario. Benissimo, beh, devo dire che ho capito bene il voto come andava. Comunque, insomma, a favore, quindi cambierà questa cosa, immagino. Avvio periodo di ricerca. Ok, sono tutti entusiasti. Perché atteggiamento molto infelice? Perché sono infelici? Produzione completata di cosa? Pance laterali. Vediamo un po', Quindi, vabbè, questo non ha già fatto. Vediamo un po' le altre cosine. Abbiamo il primo sviluppo del lettone, possiamo usarlo. Ho messo nella prima auto. Sotto scocca abbiamo già la prima auto. Sospensione, vabbè. Ok, qualche cosa è arrivata finalmente. E direi che non siamo messi affatto male. Quindi qui abbiamo fatto anteprima della gara, preparazione e strategia. Va bene. Sviluppo componenti. Allora, un giorno qua stanno ancora facendo la progettazione e ricerca. Obiettivi gara, mettiamo quelli medi come sempre. E direi che a questo punto, allora, la prima macchina di chi è già che non
Non mi Via ricordo. Shanghai è quasi tutto pronto. Di chi è la prima macchina? Ho un vuoto di memoria. Scusate. Ah, Duan. Ok, ok. Quindi Duan avrà i nuovi componenti. Che vabbè. Ok. Mentre Maloney no. Va bene, va bene. Proviamo, vediamo come va. La prossima volta vedremo un po' le varie migliorie, se funzioneranno o non funzioneranno. Speriamo che funzionino, anche perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Io intanto vi ringrazio e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!